Il tronchetto di Natale salato senza cottura, ideale da servire nelle tavole di Natale. Realizzarlo è davvero semplicissimo e ora iniziamo subito. Per prima cosa dovremo disporre le 5 fette di pane per tramezzino, una vicino all'altra e leggermente sovrapposte l'una con l'altra. Schiacciamo bene col mattarello, così come vi sto mostrando nel video. Per aiutarci e facilitarci questa operazione andiamo a bagnare leggermente i bordi, quindi le congiunzioni diciamo, di ogni pane per tramezzino e continuiamo a schiacciare bene col mattarello in modo tale che così aderiscano ben bene l'una con l'altra. Una volta fatto questo spennelliamo tutta la superficie con un po' d'olio e ora disponiamo di tutti gli ingredienti, quindi in questo caso io ho scelto lo stracchino, il tonno, che sono 2 scatolette nel mio caso, però voi potreste anche metterne di più. A me non piace tanto il troppo sapore di tonno, quindi mi nauseerebbe, per cui ho scelto di metterne soltanto 2 scatolette. Il tonno ovviamente già sgocciolato e poi qualche dadino di prosciutto cotto. Ovviamente la scelta degli ingredienti e della farcitura dipende tutto dai gusti delle persone, quindi io l'ho fatto ovviamente secondo i miei gusti. Ora aggiungiamo anche le fettine di pomodoro tagliate, mi raccomando sottilissime, e aggiungiamo adesso anche le fettine di mozzarella, anch'essa tagliata a pezzetti piccoli, in modo tale che poi riesca a facilitarci l'arrotolamento successivamente. Ora aggiungiamo anche un pochino di sale sulla superficie e qualche fettina di prosciutto crudo tagliata anch'essa a pezzetti piccoli. E ora arrotoliamo stretto aiutandoci con la carta da forno. Non preoccupatevi se notate qualche crepa sulla superficie e vi sembra che le fette tra di loro si stiano per staccare, è normalissimo. Lo tenete fermo con la carta da forno, non c'è nessunissimo problema, perché tanto poi andrà a riposarsi all'interno del frigorifero stretto nella pellicola trasparente. Ecco, appunto, adesso lo trasferiamo sulla pellicola trasparente, lo chiudiamo a caramella, anche in questo caso stretto in modo tale da dargli questa forma. Successivamente lo avvolgiamo anche nella carta da forno e lo lasciamo riposare all'interno del frigorifero per circa un'ora. Trascorso questo tempo non ci resterà altro da fare che preparare la copertura del nostro tronchetto di Natale. Quindi al formaggio spalmabile andremo ad aggiungere 2 cucchiaini di latte, mescoliamo bene e lo mettiamo da una parte. Tiriamo fuori dal frigorifero il nostro rotolone, il nostro non ancora tronchetto di Natale, lo disponiamo sul vassoio e tagliamo le estremità per renderlo più presentabile, tra virgolette, quindi per togliergli la forma di caramella che gli abbiamo dato con la pellicola e con la carta da forno. Quindi per renderlo più uniforme, ora tagliamo in senso obliquo un pezzettino e deve essere più corto ovviamente rispetto al resto che stiamo lasciando, perché appunto deve dare proprio la forma e la sensazione di essere un tronco. Tagliamo ancora un po' l'estremità del ramo più corto per renderlo ancora più corto, quindi per dare proprio la sensazione del rametto che spunta dal tronco principale, e lo disponiamo, come vi ho mostrato adesso nel video, al lato del tronco principale. Ora spalmiamo tutto sopra la farcia preparata precedentemente con l'aiuto di una spatolina e successivamente con i rebbi di una forchetta creeremo sulla superficie le venature tipiche dei tronchi. Ora potrete scegliere le decorazioni che più vi piacciono per la superficie. Io in questo caso ho scelto il rosso e il nero, quindi il nero dato dalle olive denocciolate, le olive nere denocciolate, e il rosso dato dai pomodorini tagliati così a spicchietti e messi sulla superficie così uno a fianco all'altro. Poi libero spazio alla vostra fantasia, io ho scelto questo tipo di decorazione, ma ovviamente siete liberi di fare le decorazioni che più vi piacciono e appunto secondo tutti i vostri gusti. Ed eccolo qui prontissimo il nostro tronchetto di Natale, guardate quanto è bello. Ovviamente si conserva all'interno del frigorifero, quindi se lo preparate la mattina per la sera di Natale, della vigilia di Natale, lo dovrete conservare all'interno del frigorifero. Ora vi taglio anche una fetta, guardate che spettacolo.
Si vede tutto il rotolone, è bellissimo ed è anche buonissimo ragazzi. Spero tanto che questa ricettina vi sia piaciuta, farete un figurone secondo me il giorno di Natale. Un alberello natalizio salato ripieno di patate, salsiccia e mozzarella. Pensate un po', senza bisogno dello stampo. Ora state vedendo una piccola anteprima e guardate che meraviglia! Super friabile fuori e cremosissimo dentro. Farà un figurone sulle tavole di Natale. Per prima cosa dovremo pelare e poi tagliare le patate a fette sottili con l'aiuto di una mandolina. Fatto questo ci occuperemo della salsiccia che taglieremo a piccoli pezzetti. Se non avete la mandolina dovrete procedere semplicemente a mano con l'aiuto di un coltello. L'importante è che le fette siano tutte uguali, in questo modo non ci saranno problemi durante la cottura. Ora prendiamo un rotolo di pasta sfoglia rotondo, lo srotoliamo e lo capovolgiamo su un altro foglio di carta da forno sulla teglia. Adesso con le patate creiamo la forma dell'albero di Natale e disporremo le fette così come vi sto mostrando in video. Aggiungiamo sale a piacere, la salsiccia, la mozzarella e ricopriamo con le restanti fette di patate. Aggiungiamo altro sale a piacere e ora iniziamo ad incidere la pasta sfoglia, prima sulla sommità al centro e poi creiamo delle striscioline a mo' di spina di pesce, così come mostrato in video. Arrivati alla base creeremo lo spazio necessario per ricoprire il tronco del nostro alberello. Faremo la stessa cosa con l'altra parte e poi intrecceremo le strisce di sinistra con quelle di destra, unendole al centro, proprio così come vi sto mostrando in video.
Arrivati alla fine, le ultime due strisce le porteremo verso l'alto e il tronco lo ripiegheremo su se stesso. Cospargiamo ora la superficie con un po' di origano e via in forno a 200 gradi per 25-30 minuti circa, o comunque finché la superficie non sarà bella dorata. Eccolo qui, lo trasferiremo su un tagliere o su un vassoio e procederemo con le decorazioni appunto che più ci piacciono. Io ad esempio ho creato una stella cometa di formaggio con l'aiuto di una formina tagliabiscotti. Ho messo delle fettine di pomodoro tutto attorno e delle foglioline di menta per richiamare un po' i colori del Natale. Ho completato il tutto con un bel nastro rosso alla base e voilà, il nostro alberello è pronto per essere servito. Non è adorabile? Vi straconsiglio di provarlo. Innanzitutto con questa forma farete un figurone e poi avete visto quanto è stato semplice realizzarlo. Oltretutto il ripieno è davvero ultra versatile, potrete personalizzarlo a seconda dei vostri gusti con gli ingredienti che più vi piacciono oppure che avete in casa in quel momento. Guardate che spettacolo l'interno, è una bomba di gusto. Patate e salsiccia poi, sono una combo eccellente a parer mio. In più con la mozzarella che fila è ancora più buono e sfizioso. La stupenda torta paradiso al cioccolato a forma di alberello con tanta buona panna e Nutella al centro, super soffice e perfetta da gustare a colazione il giorno di Natale. All'interno di una ciotola versiamo le uova a temperatura ambiente, lo zucchero, un pizzico di sale e montiamo a lungo per 10 minuti alla massima velocità finché il composto non risulterà bello, spumoso, gonfio e chiaro. Le uova dovranno scrivere, come si suol dire. Nel frattempo che le fruste sono in funzione, grattugiamo l'arancia e poi verseremo la scorza all'interno della ciotola una volta che le uova saranno montate del tutto. Mescoliamo con una spatolina e piano piano con movimenti delicati dal basso verso l'alto aggiungeremo l'olio a filo. Ora setacciamo la farina, la fecola e il cacao assieme. Nel frattempo accendiamo il forno e lo facciamo preriscaldare a 180 gradi e continuiamo a mescolare delicatamente con la spatola, alternando le farine al latte, così come vi sto mostrando in video, in modo tale da avere sempre la consistenza giusta. Ora sarà il turno del lievito vanigliato e setacceremo anch'esso. Versiamo il composto all'interno di uno stampo a forma di alberello della capienza di 1 chilo e inforniamo a 180 gradi per 45-50 minuti. Comunque fate sempre la prova a stecchino prima di togliere la torta dal forno. Una volta cotta la faremo freddare completamente su una gratella. Ora montiamo la panna fredda da frigo e quando sarà quasi montata aggiungeremo anche il latte condensato, sempre continuando a mescolare finché non si otterrà la consistenza giusta. Mettiamo nel frigo e nel frattempo tagliamo al centro il nostro alberello. Facendo molta attenzione spostiamo la parte di sopra su un altro piatto. Versiamo abbondante Nutella su tutta la superficie e la spalmiamo bene. Faremo lo stesso procedimento con la panna. Volendo potreste pure aiutarvi con una sac à poche per disegnare i contorni ed essere più precisi. Io ho preferito procedere in questo modo e poi regolare i bordi con un coltello. Sempre delicatamente rimettiamo sopra l'altra parte di torta e ora si potrà procedere con le decorazioni che più ci piacciono. Vi potrete sbizzarrire con la vostra fantasia. Io ho scelto semplicemente zucchero a velo, stellina argentata in alto, palline colorate tutto attorno, nocciole tagliate a metà sui rami dell'alberello, granella di nocciole in punta e stelline di kiwi al centro con l'aggiunta di palline colorate sopra.
Ed ecco completato il mio albero di paradiso al cioccolato farcito con panna e Nutella. È stupendo, davvero me ne sono innamorata al primo morso. È un tipo di torta che resta sempre soffice e quando la tagli sembra che faccia fluff fluff. Si scioglie veramente in bocca ed è irresistibile. Ecco, ve ne mostro un altro pezzo. Questa è la base e guardate che sogno. Il centro che cos'è? Si vede tutto lo strato goloso di Nutella e l'altro di panna. Buonissima. Spero tanto che vi sia piaciuta e spero tantissimo che la proverete anche voi. Ne vale davvero la pena. Vi mando un grosso bacione, vi abbraccio tutti e vi rimando ai prossimi video. Grazie per seguirmi sempre. Ciao!